Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, sono stracontenta veramente che abbiate molto apprezzato il video sui tarocchi, legge di attrazione, manifestazione, come interpretare le stesure generali alla luce di una mente creativa, di una mente trascendente, che è la mente a cui l'uomo nuovo del nuovo tempo sta andando, no? Le difficoltà della mente razionale di afferrare qualcosa, perché la mente razionale vuole un controllo, il potere sul concetto, sulla situazione. E quindi quando la mente razionale si perde, dobbiamo esercitare il potere della fede. E oggi voglio leggervi una mail bellissima che mi ha commosso tantissimo di una nostra sorella che ha esercitato il potere della fede, diventando un grande mago. Ve la leggo subito perché è bellissima, perché la nostra vita è narrazione, le storie aiutano, supportano, raccontano, no? E la nostra vita è una narrazione, gli esempi di narrazioni potenti, bellissime, magnifiche, narrazioni eroiche, proprio come quella di Perseo, ci aiuta nel percorso di riscoprire in noi la fede, che è qualcosa che abbiamo e abbiamo sempre, altrimenti non ci saremmo incarnati, però ce lo dimentichiamo. E quindi questo è il senso. Adesso vi leggo proprio un atto miracoloso, bellissimo. Allora, nostra sorella scrive, aspettate un attimo che tolgo, metto questo, ok, allora, la nostra sorella scrive, mia cara Francesca, anima immensa, allora, ciao sorella mia, ho postato questa foto ieri su Instagram perché volevo condividere con i miei contatti questo momento di gioia. Oggi la vorrei condividere con te. Quando tu ci dici sempre che un semino, quando lo piantiamo, ha bisogno dei suoi tempi per germogliare, di silenzio, di buio, eccone la prova. Ecco come quel germoglio piccolo, invisibile, esplode ed esprime il divino in tutta la sua magnificenza. Questa era la pianta di mia nonna che fu abbandonata per anni a se stessa. Nessuno se ne prendeva cura. A me ricordava l'infanzia e la nonna. Ho sempre amato quella pianta per la sua semplicità e per la sua forza. La riuscii a recuperare nel 2015. Era rimasta solo una foglia, gialla secca, che io ho ripiantato. Non riusciva però a riprendersi. Io me ne sono presa cura anche quando sembrava quasi morta. Ero sicura che ce l'avrebbe fatta. Le ho cambiato vaso, terra, posizione. Poi, piano piano, le foglioline sono ripartite. La pianta è cresciuta ed oggi lei è fiorita. Il mio fiore di cera, così meraviglioso e tanto amato, è spuntato. Raggiante, bello, delicato, gioioso, in mezzo alle sue foglioline verdi. È rinata come rinasciamo noi. La felicità, l'uno, Dio, si raggiunge piano piano, prendendosi cura, credendoci, avendo fede, come quella che avevo io quando le parlavo e le dicevo: dai, possiamo farcela. E lei ce l'ha fatta. La voglio dedicare a te, che ti prendi cura di noi giorno dopo giorno, che ci aiuti a rifiorire con la tua presenza, con il tuo supporto, con i tuoi insegnamenti e con la tua perseveranza. Grazie immensamente sempre di esistere, anima immensa, con tutto il mio più grande affetto e con il mio fiorellino di cera per te. Wow, vi faccio vedere questo fiorellino meraviglioso. Guardate, ma non so se si vede qua la telecamera, sembrano velluto i petali, è meraviglioso, è qualcosa, i fiorellini di cera, li avete mai visti? E sono straordinari, straordinari. Cioè la nostra sorella ha fatto rinascere col potere della fede questo, si è preso cura, no, ci ha sempre creduto. La fede è ciò che abbiamo dimenticato, ma ce l'abbiamo dentro, dobbiamo solo ricordarcelo. Quindi oggi questa mail bellissima, la nostra sorella ha fatto un percorso straordinario insieme a noi da tanto tempo, è veramente commovente quello che riesce a fare.
E questo esempio di questo fiore, no? Il prendersi cura dei propri obiettivi, il prendersi cura dei propri sogni, il prendersi cura della propria anima, significa avere fede. Cioè, la fede è il più grande potere che abbiamo. Cioè, il potere della fede Sono ancora molto commossa da questa mail, ragazze, veramente, perché io mi immedesimo, mi sento nel fiorellino, mi sento in lei, nella nostra sorella, mi sento in voi. E questa mail, c'è poco da dire su questa mail, c'è poco da dire. È proprio il viaggio della vita, la riscoperta della fede, la perseveranza, perseveranza. Come vi ho detto nel video, l'ultimo video sui tarocchi, legge di la legge di attrazione, no? La perseveranza, la perseveranza. E abbiamo creato una famiglia straordinaria. Perché quando abbiamo creato una grandissima comunità spirituale che va a supporto vibrazionale di tutte noi. E quindi è più facile adesso. Ci siamo noi, ci teniamo per mano l'una con l'altra. E, e questo deve essere il motore, no? Il motore che ci spinge a voler conoscere veramente chi siamo. Ma chi siamo è il divino. E il divino è ciò che ci resta da conoscere. Il divino è in tutto ciò che esiste. Tutto ciò che esiste è divino. Tutto quello che accade è divino. Tutto quello che ti accade è divino. E come vi ho detto, il giudicare giusto, sbagliato, bene e male ha a che fare con la morale, no? Per il divino tutto è perfetto, come diceva Eraclito. Non è né giusto né sbagliato, né meglio né peggio. E la morale ha a che fare con la morale comune, no? Ha a che fare con la costruzione di una civiltà. Costruire una civiltà non è sbagliato, però la civiltà che abbiamo costruito in qualità di genere umano negli ultimi secoli è una civiltà completamente squilibrata verso dei valori iperrazionali che non danno conto all'anima, no? E quindi noi, quando giudichiamo qualcosa, giudichiamo secondo questo è giusto, questo è sbagliato, secondo una morale di una società corrotta. È la religione che porta in essere la morale, no? E poi la manipolazione della stessa porta le persone ad essere vittime, a non sentirsi in Dio, a non sentirsi Dio, a non sentirsi in Dio, a non sentirsi amati. Quindi quando noi diciamo giusto o sbagliato qualcosa, lo diciamo sempre, a meno che non siamo risvegliati, Buddha, lo diciamo sempre in conformità di una morale che ha reso schiave le persone, di una civiltà che ha reso schiave le persone. Veniamo da una religione cattolica, vediamo da una religione che è separativa, bene e male, giusto o sbagliato. In natura tutto è perfetto. Certo, ripeto, costruire una civiltà non è una cosa negativa, cattiva. Però, ripeto, la società in cui ci troviamo oggi vuole le persone schiave, senza potere. Non le vuole felici e entusiaste, altrimenti non sono più manipolabili. Ma la società esterna sappiamo che non esiste, no? Sono sistemi di credenze interni, tutti liberi da solo o da sola, dalla schiavitù dello psicopenitenziario, dall'educastrazione in cui siamo invischiati. Quando tu hai dei giudizi su qualcosa, ce li hai in virtù di quella morale lì che viene da quel sistema corrotto di credenze. In natura tutto è perfetto. La legge naturale è prospera e quindi iniziare a non giudicare, ma discernere.
cioè capire che siamo all'interno di una morale, di un sistema di credenze giusto, sbagliato, meglio, peggio, volto all'annichilimento della persona. L'importante è prenderne atto e poi discernere, quindi scegliere con libero arbitrio, come adoperarsi verso la reintegrazione delle proprie qualità, dei propri talenti e soprattutto riprendersi lo strumento più grande, il potere più grande che è quello della fede. Perché anche questa civiltà, questo momento storico è stato voluto dal divino, ok? Affinché si potesse fare un certo tipo di esperienza distruttiva sulla quale poi ricostruire. Quindi, ragazze mie e ragazzi, state andando benissimo. Repetita Juvent, però, no? Ecco, proprio rispetto a quello che stiamo dicendo, voglio vedere cosa ci dicono oggi l'oracolo della magia. Vediamo un po'. Cosa ci dice oggi l'oracolo della magia? Dragones, matalos a todos, i dragoni, uccidili tutti, è certo, è certo. Abbiamo appena parlato di morale comune, del senso comune, di una civiltà improntata all'annichilimento del vero potere dell'uomo, a vedere tutti schiavi e quindi uccidili tutti. Ma che cosa devi uccidere? Matalos a todos, uccidi i dragoni, questi dragoni che sono proprio le tue credenze rispetto a una morale comune. Noi giudichiamo bene e male secondo l'indottrinamento che abbiamo avuto religioso, vabbè? I comandamenti, i comandamenti. Faccio alcuni esempi lampanti e come sono stati anche manipolati i comandamenti per portare le persone ad asservire il sistema, no? Questo si fa, questo non si fa. Secondo cosa? Questo si fa, questo non si fa secondo la morale di una società in cui vivi. In un'altra società si poteva fare l'opposto di quello che magari non si può fare in questa società. Allora, se fossimo in una società di cooperativa, una società non separativa, una civiltà, scusami, non separativa, allora andrebbe bene. Ma il problema è che siamo vittime schiavizzati. Mi spiego? Quindi quando tu giudichi qualcosa, ricordati, tieni sempre a mente che ci sono questi dragoni, queste credenze che hai nel subconscio, che stanno là sotto, 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 sotto. Per esempio, faccio un esempio lampante, che è quello che mi viene per primo, proprio perché è quello più, no? Che si capisce di più, il tradimento, no? Tradimento fisico, quello che noi giudichiamo tradimento secondo una morale comune. In natura non esiste il tradimento. E questo viene dalle religioni abramitiche. Le religioni abramitiche, che sono il cristianesimo, l'Islam, quindi musulmane, a differenza delle religioni animiste, che sono quelle a cui ci stiamo invece avvicinando adesso, la religione animista vede Dio ovunque, vede Dio nei mari, Dio nell'aquila, Dio nel giaguaro, nel ghepardo, Dio lo vede negli alberi, nelle montagne, nelle nuvole, nell'aria. Invece le religioni abramitiche, quindi queste sono le credenze che abbiamo, no? Il substrato, vedono un Dio separato, un Dio che si trova in un cielo lontano, a cui tu ti devi sottomettere. È chiaro, no? Ecco come siamo stati manipolati. E quindi tutte le nostre credenze vengono dal sentire un Dio lontano e quindi avere paura che se non fai la brava secondo quello che ti dice la morale sociale comune o la credenza religiosa, se non fai la brava quel Dio lontano ti punisce. Se non fai il buono ti punisce. Vai all'inferno. Questa
non è la verità. Le religioni animiste, la vera spiritualità ha a che fare con tu sei espressione di questa creazione continua, che non è un Dio separato da te. Dio è dentro di te e ovunque in ogni cosa. E quindi i nostri giudizi vengono da questa religione separativa. E quindi la paura di essere puniti da un Dio lontano in un cielo lontano ci rende schiavi. Ma adesso stiamo capendo, ma non capendo, sentendo. Quindi è una conoscenza trascendente, cellulare quella che stiamo prendendo, no? Che Dio sei tu e Dio siete la stessa cosa. Dio è inteso come grande madre, come anima, no? Quando parliamo di divinità è il tutto nella parte, il tutto nella molteplicità e la molteplicità nell'uno, nel tutto. Quindi, ecco, vedere la perfezione di ogni cosa. Vedere la perfezione di ogni cosa e essere consapevoli che abbiamo un giudizio che ci vuole schiavi. Va bene? Le credenze, quindi il giudizio che mettiamo è frutto di credenze che ci vogliono schiavi. E stavamo dicendo, sì, in natura non esiste il tradimento. Oppure in natura non esiste il senso di colpa. Il senso di colpa ce l'ha la vittima, perché il sistema di credenze, tu nasci già in un sistema cattolico, con tutto che la religione cristiana ha degli assunti bellissimi, bellissimi, però no, è stato manipolato, come tutte. Quindi il senso di colpa ce l'ha la vittima. Il mago invece si sente responsabile delle proiezioni che ha fatto. Per liberarsi dal senso di colpa devi assumerti la responsabilità di tutto quello che hai creato, altrimenti non puoi cambiare le cose. Gesù Cristo stesso, la più grande rockstar di tutti i tempi, quello faceva miracoli, va bene? Miracoli significa per la mente razionale. I miracoli sono chiamati dalla mente razionale, ma sono capacità che hanno tutti gli esseri umani, quelle che aveva Gesù Cristo. Allora Gesù Cristo faceva miracoli essendo un essere umano. Poi per far capire ancora di più che era un essere umano si è fatto mettere in croce. Della serie, io muoio anch'io come te che sei un essere umano. Va bene? E allo stesso tempo ti faccio vedere che sono un essere umano come te che faccio questi miracoli, muoio, mi faccio mettere in croce proprio perché ti faccio capire che muoio anch'io come te, che sono un essere umano e ho le tue stesse capacità di creare i miracoli. Gesù diceva, quello che faccio io lo fai anche tu. Il Padre mio è ovunque. È anche il Padre tuo che mi dà la possibilità di fare tutto questo. Quindi, come vedete, Gesù Cristo stesso mica si discostava dalle religioni animiste. Poi è stato manipolato il tutto, perché sostanzialmente la religione abramitica, il senso del potere di queste religioni abramitiche volevano separare l'uomo da Dio. Separando l'uomo da Dio, cioè separandolo dalla fede, diventa un uomo vincibile, non invincibile. L'uomo che ha fede, l'uomo che sente il Dio in sé, invece, è un uomo invincibile. Ma per una società, una civiltà con delle persone suddite, era necessario separare l'uomo da Dio, affinché loro si potessero sentire inferiori. Questi sono i dragoni, sono queste credenze qui. Quindi uccidetele tutte, perché non sono vere. Fede impeccabile nell'esistenza, fede impeccabile, fede impeccabile, fede impeccabile. Ragazze mie e ragazzi, stiamo facendo un lavoro straordinario, è commovente, è bellissimo. Detto questo, io concludo qui, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo prestissimo e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.